Ciao ragazzi, benvenuti a questa nuova lezione in cui parleremo di equazioni. Partiamo innanzitutto con un brevissimo riepilogo della teoria. Un'equazione è un'eguaglianza tra due espressioni algebriche. Risolvere un'equazione significa trovare se esiste il valore numerico dell'incognita che verifica l'uguaglianza. Due equazioni si dicono equivalenti se hanno le stesse soluzioni. Esistono due principi di equivalenza per risolvere le equazioni. Il primo principio ci dice che addizionando, sottraendo ai due membri di un'equazione una stessa quantità si ottiene un'equazione equivalente a quella data, mentre il secondo, sulla falsariga del primo, ci dice che moltiplicando o dividendo i due membri di un'equazione per una stessa quantità diversa da zero si ottiene un'equazione equivalente a quella data. Allora iniziamo subito a vedere in che cosa consistono, cosa ci permettono di fare i due principi di equivalenza in questi esempi molto semplici. Allora, x più 2 uguale 3. Tutti intuiamo che la soluzione di questa equazione è ovviamente x uguale 1. Perché? Perché 1 più 2 ovviamente è uguale a 3. Come facciamo a trovare formalmente la soluzione di questa equazione? Si applica il primo principio di equivalenza, perché io qui cosa posso fare? Posso togliere il 2 sul primo membro dell'equazione, allo stesso modo tolgo il 2 sul secondo membro dell'equazione. Il risultato qual è? Che più 2 e meno 2 si elidono e quindi rimane x uguale 3 meno 2, 1. Qui sotto x meno 2 uguale 4. Se voglio fare in modo che questo meno 2 sparisca dal primo membro dell'equazione, posso sommare 2, ma se qui sommo 2 devo sommare 2 anche dall'altra parte e quindi il risultato sarà x uguale 6. Quindi il primo principio di equivalenza ha come conseguenza il trasporto. Trasporto di che cosa? Il trasporto di un monomio dal primo al secondo membro dell'equazione o viceversa, a patto però di cambiare il segno del monomio stesso. Quindi questo più 2, notate, questo più 2 che stava sul primo membro dell'equazione lo abbiamo portato al secondo membro dell'equazione cambiandogli il segno. Allo stesso modo, questo meno 2 che stava sul primo membro lo abbiamo trasportato sul secondo membro dell'equazione cambiandogli il suo segno e quindi è diventato più 2. Vediamo cosa ci permette di fare invece il secondo principio di equivalenza. Innanzitutto ci permette di cambiare il segno di ogni termine dell'equazione. Perché? Perché meno 2x uguale 5, se io applico il secondo principio di equivalenza e vado a moltiplicare tutti i membri dell'equazione per meno 1, qual è il risultato che ne deriva? Il risultato che ne deriva sarà 2x uguale meno 5. Cosa ho fatto in questo passaggio? Ho moltiplicato i due membri dell'equazione per meno 1. Come faccio adesso a trovare la soluzione dell'equazione? Posso tranquillamente dividere per 2 il primo membro. Ovviamente se divido per 2 il primo membro dovrò dividere per 2 anche il secondo membro dell'equazione e il risultato sarà x uguale meno 5 mezzi. Quindi il secondo principio di equivalenza ci permette di cambiare i segni di tutti i termini dell'equazione. Quando è che conviene cambiare il segno? Per esempio il segno è conveniente cambiarlo se ci accorgiamo che la x ha un coefficiente negativo. E poi possiamo dividere i membri dell'equazione per uno stesso numero. Quando è che facciamo questa operazione? La facciamo per esempio quando siamo arrivati al passo finale nella risoluzione di un'equazione e andiamo a dividere per il coefficiente della x. Guardate adesso quest'ultimo esempio, abbiamo x fratto 3 uguale 7. Come facciamo a trovarci il valore numerico della x? Beh, in questo caso è conveniente moltiplicare questo membro per 3, moltiplicare quest'altro membro per 3, in modo tale che i due 3 si vanno a semplificare e la soluzione finale sarà x uguale 21. Allora, quando si risolve un'equazione di primo grado, l'obiettivo è quello di arrivare alla forma normale per l'equazione di primo grado. In che cosa consiste questa forma normale? Consiste semplicemente nell'avere un'uguaglianza, come abbiamo visto nella pagina precedente, un'uguaglianza tra un monomio che contiene la x e il termine noto. A e b in questa situazione sono due numeri in genere reali. Allora, quando sono arrivato qui, come faccio a risolvere l'equazione? Dovrei dividere i due membri dell'equazione per A, però prima di dividere per A mi devo chiedere, sono sicuro che l'A è diverso da 0, quindi mi occorre una condizione. Se la A è diversa da 0, sicuramente io potrò fare così. La mia equazione a x uguale b, applico il secondo principio di equivalenza,
divido i due membri per a e quindi la soluzione sarà x uguale b fratto a. Quindi in questo caso l'equazione si dice determinata, determinata perché ammette un numero finito di soluzioni, in questo caso specifico una sola soluzione. Se invece la a è uguale a 0, non possiamo dividere per 0 perché il secondo principio di equivalenza ce lo vieta. E allora che cosa succede? Succede che potremmo avere o una situazione di questo tipo, 0 per x uguale b, che si può trasformare in una duplice possibilità. Quali sono le due possibilità? La b è essa stessa uguale 0, per cui questa equazione diventerebbe 0 per x uguale 0, che è praticamente sempre verificata, cioè qualunque sia il valore numerico della x, questo numero moltiplicato per 0 farà sempre 0, quindi questa è un'equazione che ha infinite soluzioni, per cui si dice indeterminata. Ultima possibilità, sempre partendo dal caso a uguale 0, potremmo avere una b diversa da 0 e allora ci troveremmo ad avere uno 0 che moltiplica x, dove x è un qualunque numero che dobbiamo scoprire affinché sia verificata questa uguaglianza uguale b. Ma siccome la b è diversa da 0, può esistere un numero che moltiplicato per 0 mi dà un numero diverso da 0? No, non può esistere. E quindi questa è un'equazione impossibile. Allora, quindi ricapitolando, se questa è la mia equazione in forma normale, quando è che l'equazione è determinata? L'equazione è determinata quando la a è diversa da 0 e se la a è diversa da 0 la soluzione sarà x uguale b fratto a. Se invece abbiamo che la a è 0 et la b è 0, quindi entrambe a e b sono nulle, allora l'equazione sarà indeterminata. Invece è impossibile quando la a è uguale a 0 e la b è invece un numero diverso da 0. Quindi questo è lo specchietto, il riepilogo di come si svolgono, si risolvono le equazioni quando siete arrivati alla forma normale. Per arrivare alla forma normale in un'equazione di primo grado dobbiamo applicare opportunamente i principi di equivalenza. Vediamo come si procede. Allora, queste sono equazioni molto semplici in cui l'obiettivo è soltanto quello di prendere confidenza con i principi di equivalenza e con la risoluzione di un'equazione in forma normale. Allora, vogliamo fare in modo che sul primo membro dell'equazione, che solitamente è quello a sinistra dell'uguale, ci siano i termini con la x, mentre dall'altra parte mettiamo i termini noti. Allora, come facciamo a fare in modo che i termini con la x siano tutti sul primo membro? Applichiamo il primo principio di equivalenza, ovvero il trasporto. Quindi 5x sta già a sinistra, lo lasciamo qui. 7x che sta sul secondo membro lo portiamo a sinistra, quindi gli cambiamo il segno, meno 7x, uguale meno 1 che stava a sinistra lo portiamo a destra dell'uguale, gli cambiamo il segno, quindi diventa 1 più 4. Quindi 5x meno 7x, monomi simili, fa meno 2x, meno 2x uguale 1 più 4 che fa 5. Ora qui se vogliamo possiamo cambiare tutti i segni applicando il secondo principio di equivalenza, quindi troviamo 2x uguale meno 5. Infine dividiamo i due membri dell'equazione per 2 di nuovo col secondo principio di equivalenza e abbiamo determinato la soluzione x uguale meno 5 mezzi. Andiamo a guardare che succede di qua. L'equazione numero 2 proposta è leggermente più difficile della 1 perché ci costringe a fare qualche passaggio preliminare di moltiplicazione. Quindi innanzitutto applichiamo la proprietà distributiva per sciogliere, per eliminare queste parentesi. 3x più 3 uguale 5x più 10 meno 2x. A questo punto, come prima, portiamo sul primo membro i termini con la x, 3x meno 5x più 2x, uguale meno 3 più 10. Eseguiamo la somma tra i termini simili, 3x più 2x, 5x meno 5x fanno 0x, quindi 0, uguale meno 3 più 10, 7.
0 uguale 7 è un'uguaglianza numerica falsa, per cui l'equazione è impossibile. Impossibile significa che non esistono soluzioni, quindi con un linguaggio un po' più formale si può scrivere non esiste x che appartiene solitamente ad R, che è il vostro insieme numerico di riferimento. Facciamo la 3, che è molto simile alla 2, quindi inizio 4 meno 4x facendo le moltiplicazioni, più 2x uguale 10 meno 2x meno 6. Vado avanti col trasporto, meno 4x più 2x più 2x, questo meno 2x passa di là, diventa positivo, uguale 10 meno 6 meno 4. Meno 4 più 2 fa 0, 0 volte x quindi 0, uguale 10 meno 6, 4 meno 4, 0. 0 uguale 0 è invece un'equazione, un'uguaglianza numerica sempre vera e quindi in questo caso l'equazione sarà indeterminata. Cosa significava indeterminata? Che esistono infinite soluzioni, quindi vuol dire che ogni valore che viene attribuito alla x verifica l'uguaglianza proposta, quindi con un linguaggio di nuovo un po' più formale si usa questa simbologia per ogni x che appartiene all'insieme dei numeri reali. Le prime tre equazioni proposte sono equazioni intere a coefficienti interi. Invece l'equazione numero 4 è un'equazione intera a coefficienti frazionari. Perché coefficienti frazionari? Perché vi accorgete che ci sono dei denominatori. Come facciamo, dato un'equazione a coefficienti frazionari, a ricondurci a un'equazione a coefficienti interi? Nulla di più facile, basta trovare il minimo comune multiplo. Minimo comune multiplo che fra 4 e 3 evidentemente è 12. Dopodiché si procede 12 diviso 4, 3, che va a moltiplicare x meno 1. 12, qui sotto il 2 c'è un 1, quindi 12 diviso 1 fa 12 per 2, 24, meno 12 diviso 3, 4, che va a moltiplicare 1 meno x. Perché è conveniente fare il minimo comune multiplo? Perché adesso io, sfruttando il secondo principio di equivalenza, posso moltiplicare due membri per 12 e quindi all'atto pratico vado ad eliminare i denominatori e quindi trasformo l'equazione in un'equazione a coefficienti interi e procedo come prima. Quindi avrò 3x meno 3 uguale 24 meno 4 più 4x. Trasporto 3x meno 4x fa meno x uguale 24 meno 4 fa 20, 20 più 3 fa 23. Ora, siccome la x ha un coefficiente negativo, di nuovo applico il secondo principio di equivalenza, moltiplico per meno 1, il che significa cambiare i segni di tutti i termini dell'equazione e quindi avrò come soluzione x uguale meno 23. Per cui abbiamo trovato che la prima equazione a coefficienti interi ha per soluzione x uguale meno 5 mezzi, la seconda equazione invece era impossibile, con un linguaggio più formale non esiste x in R, la terza equazione 0 uguale 0 è indeterminata, con un linguaggio più formale per ogni x in R, l'ultima equazione, che invece è un'equazione a coefficienti frazionari, si risolve passando per il minimo comune multiplo, ha per soluzione x uguale meno 23. Quindi la prima e la quarta sono due equazioni determinate, la seconda è impossibile, la terza è indeterminata. Ora, queste equazioni di primo grado in realtà hanno un campo di utilizzo un po' più vasto e possono applicarsi, grazie alla legge di annullamento del prodotto, anche ad equazioni non lineari. Vediamo come. Intanto ricordiamo cosa afferma la legge di annullamento del prodotto, che vedremo spesso indicata con l'acronimo LAP. Il prodotto tra due o più fattori si annulla se e solo se almeno uno dei fattori è uguale a 0. Allora, come si applica questa legge? Allora, x alla seconda meno 9 uguale 0 non è un'equazione di primo grado, è un'equazione di secondo grado.
Però ci accorgiamo subito che x alla seconda meno 9 si può fattorizzare in x meno 3 per x più 3. Allora abbiamo un prodotto tra due fattori che viene uguagliato a 0. Per la legge di annullamento del prodotto, ciò è possibile se e soltanto se x meno 3 è uguale a 0, oppure se x più 3 è uguale a 0. Quindi cosa abbiamo fatto? Siamo passati da un'equazione di secondo grado a due equazioni di primo grado, le cui soluzioni sono banali, x uguale 3 o x uguale meno 3. Quindi questa equazione di secondo grado ammette due soluzioni, è comunque un'equazione determinata. Vediamo quest'altra, la 6, x alla seconda più 3x più 2 uguale 0, secondo grado, però questo trinomio si può facilmente scomporre con la tecnica di somma e prodotto, cioè basta trovare due numeri che hanno somma 3 e prodotto 2. La ricerca, diciamo, è molto semplice, i numeri in questione sono 1 e 2, perché 1 per 2 fa 2, 1 più 2 è 3, quindi questo trinomio si può fattorizzare in x più 1 per x più 2. Di nuovo tutto uguale a 0, per cui se io applico la legge di annullamento del prodotto avrò che x più 1 è uguale a 0, oppure che x più 2 è uguale a 0. Ma x più 1 uguale a 0 significa x uguale meno 1, x più 2 uguale a 0 significa x uguale meno 2. Di nuovo, secondo grado, abbiamo trovato due soluzioni, equazione di nuovo determinata. Vediamo invece queste, la 7 e la 8, che sono due equazioni cubiche di terzo grado. Allora, domandiamoci se è possibile scomporre questo polinomio. Beh, uno sguardo attento capisce subito che questo polinomio si può scomporre con un raccoglimento parziale. Infatti, se io tra il primo e il secondo termine raccolgo x alla seconda, ho x alla seconda che moltiplica x più 4. Tra questi due posso raccogliere un meno 4 che mi va a moltiplicare di nuovo x più 4. E allora adesso ho la possibilità di effettuare un raccoglimento a fattor comune totale mettendo in evidenza x più 4 che va a moltiplicare x alla seconda meno 4 uguale 0. Abbiamo quasi finito perché x alla seconda meno 4 è ulteriormente fattorizzabile in x meno 2 per x più 2. Utilizzando di nuovo la nostra LAP avremo x più 4 uguale 0, oppure x meno 2 uguale 0, oppure x più 2 uguale 0. Quindi x uguale meno 4 o x uguale 2 o x uguale meno 2. Equazione di terzo grado, abbiamo trovato tre soluzioni che sono meno 4, 2, meno 2, di nuovo equazione determinata. Vediamo invece questo trinomio di terzo grado come si può scomporre. Beh, qui abbiamo una sola possibilità che è quella di ricorrere alla tecnica di Ruffini. Dobbiamo trovare uno 0 di questo polinomio e lo andiamo a cercare tra i divisori del termine noto. I divisori di 6 sarebbero più o meno 1, più o meno 2, più o meno 3, più o meno 6, divisori chiaramente interi. Ci accorgiamo che se scegliamo x uguale 1, x uguale 1 è immediatamente uno 0 di questo polinomio perché 1 meno 7 più 6 fa 0. Quindi possiamo partire con l'algoritmo di Ruffini. Facciamo 1, 0, metto lo 0 perché il coefficiente di secondo grado, il termine secondo grado non c'è, poi qui faccio meno 7 e infine più 6. 1, 0 di questo polinomio appunto 1 che vado a mettere qui, quindi parto con l'algoritmo, 1 per 1, 1, 0 più 1, 1, 1 per 1, 1, meno 7 più 1, meno 6, meno 6 per 1, meno 6, 6 meno 6, 0, e quindi abbiamo che il nostro trinomio di terzo grado si scompone in x meno 1 per x alla seconda più x meno 6 uguale 0.
Quindi grazie a Ruffini siamo passati da un trinomio di terzo grado al prodotto tra due polinomi di cui uno è un binomio di primo grado e l'altro è un trinomio di secondo grado. Questo trinomio di secondo grado si può ulteriormente scomporre con somma e prodotto, basta trovare due numeri che hanno somma 1 e prodotto meno 6. Il prodotto meno 6 si trova con sicuramente 3 e 2, scegliamo opportunamente i segni perché la somma deve essere positiva e il prodotto negativo, quindi più 3 meno 2. E allora abbiamo x meno 1, lo lasciamo qui, lo riscriviamo, che va a moltiplicare x più 3 per x meno 2, chiaramente uguale 0. Di nuovo, grazie alla legge di annullamento del prodotto, avremo come soluzione x meno 1 uguale 0 che ci dà x uguale 1, oppure x più 3 uguale 0 che ci dà x uguale meno 3, oppure x meno 2 uguale 0 che ci dà x uguale 2. Di nuovo, terzo grado, tre soluzioni. È sempre così? Allora, se avete un'equazione di grado n, potete trovare all'interno dei numeri reali al massimo n soluzioni. In questi casi proposti abbiamo visto che col secondo grado abbiamo sempre trovato due soluzioni, col terzo grado sempre tre soluzioni, però non è sempre così. E questo lo guarderemo più avanti. Vediamo invece adesso come si risolve un'equazione frazionaria. Intanto, che differenza c'è tra equazione intera e equazione frazionaria? L'equazione frazionaria è quella in cui il termine incognito è presente anche al denominatore. Quindi il trucco per risolvere un'equazione frazionaria è quella di trasformarla in un'equazione intera. Come si fa questo? Si fa sempre con il minimo comune multiplo e poi con l'applicazione dei principi di equivalenza. Però vi ricordo che per trovare il minimo comune multiplo dei polinomi, dei denominatori in questo caso, bisogna prima saper scomporre i polinomi. Quindi vediamo 1 fratto. Allora, x alla seconda meno 2x, basta raccogliere una x che va a moltiplicare x meno 2, meno 3 fratto. X alla seconda meno 4, una differenza tra quadrati, quindi x meno 2 per x più 2, uguale 2 fratto, e qui abbiamo una x per x più 2. Allora, il minimo comune multiplo sarà questo, la x per x meno 2 per x più 2, x per x meno 2 per x più 2, qui chiaramente mettiamo l'uguale. Allora, quando andiamo a fare tutto il minimo comune multiplo diviso il primo denominatore, ci rimane x più 2 che moltiplica 1, quindi x più 2. Poi abbiamo meno 3 che va a moltiplicare il risultato della divisione tra tutto il minimo comune multiplo e il secondo denominatore, che è x. Infine, questo diviso x per x più 2 fa x meno 2 che va a moltiplicare 2, quindi 2 per x meno 2. Ora, il secondo principio di equivalenza ci permette di moltiplicare i due membri dell'equazione per una stessa quantità, a patto però che questa quantità non sia 0. Quindi per fare in modo che non sia 0 abbiamo bisogno di mettere le condizioni di esistenza. Allora, quando è che si annulla tutto questo prodotto? Si annulla chiaramente se x è 0, per cui la x non deve essere uguale a 0. Quest'altro termine si annulla se x uguale 2, per cui la x deve essere diversa da 2. E l'ultimo termine si annulla se x uguale a meno 2, per cui la x deve essere diversa da meno 2. Queste condizioni qui di esistenza vanno messe ogni volta che avete una variabile al denominatore, perché uno dei problemi che in matematica non è risolvibile perché crea delle forme impossibili o indeterminate è proprio la divisione per 0. Tra l'altro, il secondo principio di equivalenza ci dice che noi possiamo applicarlo a patto che non moltiplichiamo e non dividiamo per 0. Queste condizioni di esistenza della nostra equazione in realtà ci dicono anche che ci sono tre situazioni in cui l'equazione non avrà soluzioni accettabili. Cioè, se alla fine di questo esercizio noi dovessimo trovare una soluzione che x uguale 0
o x uguale 2 o x uguale meno 2, quella soluzione andrà scartata perché l'equazione perderebbe di significato. Allora, ciò detto, messe le condizioni, possiamo eliminare i due denominatori e quindi la nostra equazione è diventata una semplicissima equazione intera, perché abbiamo x più 2 meno 3x uguale 2x meno 4. Quindi trasportiamo x meno 3x meno 2x uguale meno 2 meno 4. X meno 3x fa meno 2 meno 4x uguale meno 6. Cambiamo i segni e quindi abbiamo 4x uguale 6. A questo punto dividiamo i due membri per 4 e quindi avremo x uguale 6 quarti, che semplificato fa x uguale 3 mezzi, che è una soluzione accettabile perché questa soluzione soddisfa le nostre condizioni di esistenza. Equazione frazionaria determinata. Passiamo adesso all'ultimo esercizio, che è sempre un'equazione frazionaria leggermente più difficile. La difficoltà di questi esercizi sta semplicemente nella vostra abilità di saper scomporre i polinomi, quindi è il caso che ripassiamo, se non ce lo ricordiamo, come si fanno le scomposizioni dei polinomi in fattori, e poi la vostra abilità deve essere quella, ovviamente, di saper fare per bene i calcoli algebrici. Allora, qui il primo denominatore in realtà è irriducibile, anche il secondo denominatore è irriducibile, quindi la chiave del discorso è riuscire a scomporre questo denominatore. Allora, questo denominatore si può fattorizzare con somma e prodotto in questa maniera. Allora, siccome il coefficiente di secondo grado non è unitario, dobbiamo trovare due numeri che hanno somma uguale meno 1 e prodotto uguale 2 per meno 6, che è meno 12. Allora, i numeri sono meno 4 e più 3. Perché? Perché meno 4 per più 3 ovviamente fa meno 12 e meno 4 più 3 fa meno 1. Allora, perché adesso questa tecnica di scomposizione è leggermente più difficile da quelle viste prima? Perché dobbiamo trasformare questo trinomio in un quadrinomio utilizzando i numeri che abbiamo trovato. Quindi faremo 2x alla seconda meno 4x più 3x meno 6. Guardate un attimo cosa abbiamo fatto. Abbiamo trasformato questo meno x in meno 4x più 3x. Perché? Perché meno 4 e più 3 sono proprio due numeri la cui somma ci danno meno 1. E per quale motivo dobbiamo fare così? Perché adesso abbiamo l'opportunità di lavorare non con un trinomio ma con un quadrinomio, e nel quadrinomio è possibile effettuare il raccoglimento parziale. Quindi 2x alla seconda meno 4x posso raccogliere un 2x che va a moltiplicare x meno 2, più 3x meno 6 posso raccogliere più 3 che va a moltiplicare x meno 2, e quindi chiudo con il raccoglimento a fattor comune di x meno 2 che va a moltiplicare 2x più 3. Quindi abbiamo scomposto il denominatore 2x alla seconda meno x meno 6 in x meno 2 per 2x più 3. Guarda caso 2x più 3 è esattamente il fattore che abbiamo qua, mentre x meno 2 è l'opposto di quello che abbiamo qui. E qui scatta un altro artificio, un altro trucchetto. Quale trucchetto? Se io qui al posto di 2 meno x volessi x meno 2, quindi sto facendo semplicemente un cambio di segni, questo 2 è diventato meno 2 e questo meno x è diventato più x, posso fare questo cambio del segno, ossia a patto che cambio il segno davanti alla frazione. Riscrivo quindi la mia equazione sarà 2 fratto 2x più 3 più 3 fratto x meno 2 uguale 37 fratto x meno 2 per 2x più 3.
Qual è il minimo comune multiplo? Beh, il minimo comune multiplo praticamente ce l'abbiamo già pronto, perché sarà 2x più 3 per x meno 2, che va messo sia sul primo membro che sul secondo membro. Procediamo quindi come prima. Minimo comune multiplo diviso 2x più 3 mi rimane x meno 2 che va a moltiplicare il 2, più 3 che va a moltiplicare 2x più 3, perché questo diviso questo fa 2x più 3, di qua mi rimane 37. Posso eliminare i denominatori sì per il secondo principio di equivalenza, prima però metto le condizioni di esistenza. Quali sono le condizioni di esistenza? Allora, la x meno 2 deve essere diversa da 0, quindi la x deve essere diversa da 2, et 2x più 3 deve essere diverso da 0, quindi 2x deve essere diverso da meno 3, quindi x deve essere diverso da meno 3 mezzi. Ciò fatto, elimino i denominatori e faccio gli ultimi passaggi algebrici, quindi 2x meno 4 più 6x più 9 uguale 37, 2x più 6x mi danno 8x, meno 4 più 9 mi fa un 5, questo 5 lo porto al secondo membro, diventa meno 5, 37 meno 5 uguale 32. A questo punto, secondo principio, divido entrambi i membri per 8 e trovo come soluzione finale x uguale 4. Ok, quindi in questo video abbiamo ricordato velocemente come si risolve un'equazione, cos'è un'equazione, quali sono i principi di equivalenza e abbiamo posto l'attenzione sulle equazioni a coefficienti intere, equazioni a coefficienti frazionari, poi abbiamo visto equazioni non lineari risolvibili tramite scomposizioni e leggi di annullamento del prodotto e infine equazioni frazionarie. Grazie per l'attenzione.